C'è un momento preciso in cui la musica ha smesso di essere solo un fatto sonoro per diventare anche un fatto visivo. Era il 1 agosto 1981, quando MTV trasmetteva il suo primo video musicale, Video Kill the Radio Star, dei Buggles. Una dichiarazione di intenti perfetta per quella che sarebbe diventata una rivoluzione culturale. E se pensiamo a una delle prime band a incarnare davvero questa rivoluzione, una delle prime icone forgiate dal potere dei videoclip, il nome che emerge è quello degli A Flock of Seagulls. Immaginate una stanza rivestita di fogli d'alluminio, 4 ragazzi nati artisticamente a Liverpool, con sintetizzatori che sembravano arrivare dal futuro e un frontman con capelli impossibili, destinati a entrare nella cultura pop. Un riff di chitarra che ti entra in testa e non ne esce più. I Run So Far Away non era soltanto una canzone, era pure energia visiva tradotta in suono, o forse il contrario. Gli A Flock of Seagulls sono stati ridicolizzati per anni, trasformati in barzelletta culturale, per via di quella famosa acconciatura ad ala di gabbiano. Ma dietro l'apparenza kitsch degli anni '80 c'era qualcosa di più profondo. Una band che aveva capito, prima di molti altri, che nell'era di MTV l'immagine e il suono dovevano fondersi in un'unica esperienza sensoriale. La loro storia è quella di un'ascesa fulminante e di una caduta altrettanto rapida, ma anche la storia di un esordio che ha vinto un Grammy e che col tempo è stato riscoperto come uno dei dischi simbolo del synth pop degli anni '80. Una band che nonostante tutto non ha mai smesso di credere nella propria musica. Preparatevi a correre lontano, molto lontano, nel mondo degli A Flock of Seagulls. Benvenuti a Ombre Sonore. La storia di oggi inizia a Liverpool, tra il 1979 e il 1980, quando Mike Score, ex parrucchiere, decide di formare una band insieme a suo fratello Ali. Liverpool in quegli anni non era più la città magica dei Beatles. Il porto era in declino e la disoccupazione giovanile altissima. Eppure, la città aveva una scena musicale vibrante, con band come gli Echo and the Bunnymen e i Teardrop Explode che stavano ridefinendo il suono della New Wave. Mike aveva già avuto un'esperienza musicale nei Tontrix, ma è con gli A Flock of Seagulls che trova la sua voce. La formazione classica si completa con Frank Maudsley al basso e Paul Reynolds alla chitarra. Il nome della band arriva da un verso di Toiler on the Sea degli Strangles, non dai Beatles o dai Rolling Stones, ma da una band punk che guardava al futuro con cinismo e ironia. Gli A Flock of Seagulls nascono in un momento di grande fermento per la musica elettronica. I sintetizzatori diventano più accessibili e nuove band stanno esplorando territori che non appartengono né al rock né al pop tradizionale. È la New Wave. Ma loro aggiungono qualcosa di unico. L'uso innovativo della chitarra di Paul Reynolds, che con delay ed effetti costruisce paesaggi sonori spaziali, che si intrecciano ai synth, creando il loro marchio di fabbrica. Nel 1982 pubblicano il loro album d'esordio, A Flock of Seagulls. Non è un concept album vero e proprio, ma un disco intriso di immaginari fantascientifici. Alieni, tecnologia, spazi sconosciuti. Dentro ci sono I Run So Far Away, con il suo riff indimenticabile, Space Age Love Song, un romanticismo sospeso nel cosmo, Telecommunication, con il suo groove ipnotico, e Modern Love is Automatic, che cattura l'alienazione emotiva di un'era digitale nascente. L'album è costruito con una precisione architettonica. Ogni suono è calibrato, ogni effetto è pensato al millimetro. È musica futuristica che prende forma nello studio. La vera svolta arriva con MTV. Il video di I Run, girato con un budget ridotto in una stanza rivestita di alluminio e specchi, diventa un'icona. La band appare aliena, ipnotica, diversa da tutto ciò che si era visto in televisione. In Every Rotation su MTV, il brano trasforma gli A Flock of Seagulls in un fenomeno internazionale. Negli Stati Uniti il singolo entra nella top 10, l'album scala la Billboard 200, in Australia e Nuova Zelanda diventa un successo. In patria, invece, la band rimane una sorta di culto minore. Ma c'è un problema.
Quando diventi famoso per un'immagine, quell'immagine può diventare una gabbia. E per gli A Flock of Seagulls, quella gabbia ha la forma di un'acconciatura ad ala di gabbiano. Il secondo album, Listen, del 1983, cerca di replicare la formula del successo. Ci sono momenti brillanti. Wishing diventa un'altra grande hit internazionale, ma qualcosa è già cambiato. La critica comincia a essere più cinica, il pubblico più esigente. Il problema fondamentale è che gli A Flock of Seagulls sono intrappolati in un paradosso. Devono evolversi per poter essere presi sul serio, ma ogni cambiamento rischia di alienare i fan che li amano per quel suono futuristico del primo album. Nel 1984 pubblicano The Story of Young Heart. Contiene The More You Live, The More You Love, che ottiene un discreto successo, ma non riesce a replicare l'impatto travolgente di I Run o di Wishing. È l'inizio del declino commerciale. A peggiorare le cose, Paul Reynolds, il chitarrista che aveva dato al gruppo il suo inconfondibile suono spaziale, lascia la band. È un colpo durissimo. Senza di lui, l'identità sonora degli A Flock of Seagulls cambia radicalmente. Il successivo Dream Come True del 1986 non riesce a conquistare né il pubblico né la critica. Nel mentre il panorama musicale sta cambiando. L'hip hop cresce, il rock alternativo si afferma e ciò che nel 1982 sembrava futuristico, nel 1986 appare già datato. Alla fine degli anni 80, dopo continui cambi di line-up e tour sempre meno partecipati, la band è di fatto sciolta. Mike Score continuerà a usare il nome in diversi progetti, ma la formazione classica non esiste più. Nel frattempo, gli A Flock of Seagulls diventano sinonimo di nostalgia e oggetto di parodia. L'acconciatura iconica di Mike Score si trasforma in una barzelletta culturale, simbolo di tutti gli eccessi visivi degli anni '80. Ma dietro quell'immagine ridicolizzata rimane la musica, che chi ha orecchie per ascoltare può ancora riscoprire. Nel 2003 la formazione originale si riunisce per una performance speciale nel programma VH1 Bands Reunited. È un momento toccante. 4 uomini di mezza età che tornano insieme a suonare i brani che li avevano resi famosi 20 anni prima. Nel 2004 si ritrovano per un breve tour negli Stati Uniti. Non è una comeback trionfale, ma è significativo. Dimostra che quelle canzoni continuano a toccare corde profonde in chi le ascolta. Negli anni successivi, Mike Score porta avanti il nome della band con varie formazioni. Non sono più concerti negli stadi, ma nei club e nei festival nostalgia. Eppure, lui persiste, fedele a quella visione musicale nata alla fine degli anni 70. A distanza di oltre 40 anni, è tempo di riconoscere che gli A Flock of Seagulls hanno creato qualcosa di speciale. Il loro primo album omonimo non è solo un artefatto nostalgico degli anni '80, è un lavoro di innovazione genuina che ha anticipato molti sviluppi della musica elettronica successiva. Pensate a come suonavano le chitarre. Paul Reynolds non suonava riff rock tradizionali, creava texture atmosferiche che si fondevano con i sintetizzatori. Questo approccio alla chitarra come strumento di texture piuttosto che di melodia diventerà centrale in molta musica alternativa ed elettronica successiva. Pensate anche alla produzione. Ogni suono è stratificato, processato, costruito come un'architettura sonora complessa. Non è casualità o spontaneità punk, è design sonoro meticoloso. Un approccio che oggi diamo per scontato nella musica elettronica, ma che nel 1982 era ancora relativamente innovativo nel contesto del pop mainstream. E poi c'è quella sensibilità sci-fi, quel modo di guardare al futuro con una miscela di eccitazione e ansia. Gli A Flock of Seagulls facevano musica che suonava come avrebbe dovuto suonare il futuro. Fredda, tecnologica, ma anche stranamente emotiva. Era la colonna sonora perfetta per una generazione che stava entrando nell'era digitale senza sapere a cosa l'aspettava. Il fatto che siano stati ridicolizzati dice più sulla nostra incapacità di separare l'immagine dalla sostanza che sui loro meriti artistici. Sì, i capelli erano ridicoli, l'estetica era esagerata, ma se riuscite a guardare oltre tutto questo e ascoltare veramente quella musica,
scoprirete un album pieno di idee brillanti, di intuizioni sonore, di emozioni genuine espresse attraverso circuiti elettronici. Gli A Flock of Seagulls hanno commesso un solo vero errore. Hanno avuto troppo successo troppo in fretta. Sono diventati famosi per l'immagine prima che la gente avesse tempo di apprezzare la musica. E quando sei famoso per come sembri, è quasi impossibile essere preso sul serio per ciò che fai. Ma la musica sopravvive alle mode e alle barzellette. E quel primo album, A Flock of Seagulls, rimane una pietra milare del synth pop, un disco che ha contribuito a definire il suono di un'era e che continua a influenzare i musicisti anche oggi. Questo è stato Ombre Sonore, grazie per essere stati con me. Il buio suona, restate vicini.